Care amiche e cari amici, già in altre occasioni vi avevo detto che il neocolonialismo non è soltanto economico e finanziario, ma è anche culturale, prima di tutto culturale attraverso i media. Ecco, con questo video mi propongo di raccontarvi brevemente, ma con esempi molto concreti, come noi stiamo tentando di determinare le scelte politiche interne della Tanzania dopo la morte del presidente Magufuli. Ricorderete che John Pombe Magufuli, quinto presidente della Tanzania, è morto il 17 marzo, ma è già nella storia come uno dei leader mondiali che più risolutamente ed efficacemente si sono opposti al neocolonialismo predatorio dei potentati mondiali. Sono eclatanti i successi di Magufuli nel riappropriarsi delle risorse minerarie, nel rigettare la dipendenza dalle sementi OGM e poi la dipendenza dalla dittatura sanitaria globale che si sta imponendo col pretesto della Covid-19. E lo ha fatto rilanciando su tutti i fronti la self-reliance, l'autonomia di Julius Nyerere, il padre fondatore, nonché primo presidente della Tanzania, che fu presidente dal 61 anno dell'indipendenza all'85, quando si ritirò volontariamente, uno dei pochi leader africani a morire nel proprio letto. Sì, Nyerere fu un leader veramente eccezionale perché riuscì a ottenere l'indipendenza senza che si versasse una goccia di sangue, perché si ritirò spontaneamente dal governo, pur essendovi rimasto per 20 anni con un partito unico all'epoca, e per essere poi morto nel suo letto invece che ammazzato, anche questa un'eccezione. Pensiamo a Lumumba Sankara. E tornando a Magufuli, lui si oppose in maniera molto risoluta all'Occidente, soprattutto per gli interessi minerari e soprattutto per gli OGM, ma quello per cui diventò più famoso nel mondo è quando si oppose alla narrativa mondiale della Covid, ridicolizzò l'OMS dimostrando che i test risultavano positivi sulle papaie, sulle capre, sull'olio per motori, eccetera. E da quel momento là, siccome andò a toccare un punto che mediaticamente era molto sensibile, da quel momento i media e i social mainstream si scatenarono contro di lui. Alcuni esempi: l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'OMS, neanche a dirlo, la Bill and Melinda Gates Foundation e poi da ultimo anche il Vaticano. Tutti questi soggetti hanno intensificato gli attacchi con le menzogne più spudorate. Giusto per chiarire meglio ancora il contesto, va ricordato che Magufuli portava il pacemaker da oltre 10 anni e 2 anni fa, avendo subito una sincope da malfunzionamento del pacemaker, era scomparso da Masasi, dove si trovava, e riapparve solo 2 giorni dopo a Dar es Salaam. Quell'episodio là fu mantenuto abbastanza in sordina, ma pochi bene informati ne erano a conoscenza. Così, avendo rapidamente riassunto il contesto, veniamo ai fatti recenti.
Allora, il 17 marzo la vicepresidente Samia Suluhu Hassan annuncia la morte del presidente Magufuli dopo che era scomparso per una quindicina di giorni, non si sapeva, nulla si sapeva. L'opposizione aveva seminato un sacco di false notizie che lui fosse a Nairobi a curarsi di Covid, poi addirittura in India a curarsi di Covid. E ovviamente questo per 15 giorni fu un battage finché non arrivò la notizia che era davvero morto. Fosse anche vera l'ipotesi di un'infezione da SARS-CoV-2 perché negli ultimi mesi in effetti c'era stata una recrudescenza un po' in tutta la Tanzania, mentre per tutto l'anno precedente la Tanzania era stata solo sfiorata da Covid. Comunque la causa di morte sicuramente ufficialmente è quella dichiarata è cardiaca, sicuramente il cuore è la causa principale, può anche darsi che ci fosse una concausa di Covid, non ci scomponiamo per questo. Il giorno dopo, anzi la mattina dopo, perché l'annuncio venne fatto di sera, sui social appare un tweet anonimo che mostra la vicepresidentessa con altre persone, tutte con la mascherina. E il tweet recita a caratteri cubitali, virgolette, la vicepresidentessa di Tanzania, Sua Eccellenza Samia Suluhu Hassan, ordina, attenzione, ordina che siano messe in atto tutte le linee guida e tutti i protocolli dell'OMS su Covid-19, mentre la Tanzania piange la morte del presidente Pombe Magufuli. Non è scritto negazionista perché tanto lo si sapeva. Cioè una sconfessione brutale. Però niente di più falso. Ad oggi la presidentessa Samia ha mantenuto il pugno di ferro del suo predecessore e maestro, solo annunciando una nuova commissione di esperti, ma neanche niente di più spudorato, perché fino ad oggi nessun leader tanzaniano è mai apparso in pubblico finché era in Tanzania con la mascherina. E infatti la foto messa in giro poche ore dopo la morte di Magufuli con tutta questa gente mascherinata, quella foto viene dal Botswana, è del 20 novembre 2020, quando la vicepresidentessa Samia partecipò a che cosa? All'Extraordinary Organ Troika Summit, cioè il vertice dei paesi coinvolti, sostanzialmente dell'Africa australe, per far cosa? Straordinario, vertice straordinario per fronteggiare l'offensiva terroristica che è tuttora in atto al confine fra Mozambico e Tanzania. E chi sono questi terroristi? Sono Al-Shabaab, cioè una frangia dell'ISIS, frange che sono equipaggiate, come l'ISIS del resto, equipaggiate, addestrate e finanziate da chi? Dagli Stati Uniti e dalla NATO. Da quel giorno fino ad oggi i media e i social mainstream, perché ormai bisogna parlare di social mainstream, continuano a lanciare e rilanciare false notizie. Alcuni esempi: Bloomberg, il Wall Street Journal, il Council of Foreign Relations, ma anche la nostra ANSA, giusto per fare solo alcuni esempi. Tutte false notizie per far che cosa? Per far credere intanto a noi pecoroni occidentali che la Tanzania è già tornata all'ovile, tutta mascherinata, tutta ormai tornata all'ovile. E al tempo stesso seminare sospetto, paura, delusioni fra i tanzaniani piccoli e grandi.
A questo proposito vi mostro solo due esempi, uno fra i primi e uno fra gli ultimi, così abbiamo una specie di cronistoria. Il primo è dire spudorato e dire poco. Eccolo qua. Nella copertina di questo video anche un profano si accorge subito che le facce di Magufuli e del primo ministro Majaliwa sono grossolanamente inserite in un fotomontaggio. Fotomontaggio che oltretutto non corrisponde ad alcun fotogramma del video stesso. Sotto, a caratteri cubitali, il titolo Magufuli, aperte virgolette, mi hanno avvelenato. Kikwete mi ha cacciato, ma io non mi sono scoraggiato. Kikwete è stato il quarto presidente della Tanzania, quello che precedette Magufuli. Kikwete lo vedremo tornare fuori ancora. Ecco che allora un video così, che estrapola dal contesto, inizia subito con Magufuli che dice di essere odiato da alcuni ministri e di essere stato avvelenato. Lo fa vedere sul letto della morte, diciamo, con a fianco il primo ministro Majaliwa che non si capisce bene se sia là per assisterlo o per assicurarsi che muoia davvero. È chiaro che l'effetto combinato di un fotomontaggio del genere, un titolo così, e Magufuli che dice di essere stato avvelenato ha fatto sì che questo video diventasse virale alimentando sospetti, risentimenti e tutto quanto. In realtà questo video maliziosamente tagliato, ma il video c'è ed è del 12 novembre 19, quindi di più di 2 anni fa, mostra l'intervento di Magufuli in una grandissima cerimonia che si tenne a Dar es Salaam in occasione dell'81esimo compleanno di Benjamin Mkapa, terzo presidente, e per il lancio del libro con la biografia appunto di Mkapa, un evento memorabile. In quell'occasione Magufuli riferì di un tentativo di avvelenamento subito 17 anni prima, quando egli era un vice ministro alla prima nomina, anche alla prima nomina parlamentare, e alla sua prima esperienza come vice ministro. Però era già determinato al punto da fare che cosa? Da rifiutare i prestiti stranieri e impiegare le risorse interne per le grandi opere pubbliche. Qui è bene un chiarimento. L'andazzo prevalente fino ad allora in Tanzania e ancora oggi un po' in tutti i paesi poveri, se hanno bisogno di un'opera pubblica vanno a bussare alla Banca Mondiale, la Banca Mondiale dice sì, guarda, ti diamo i soldi vengono in parte dall'Italia o da un altro paese, allora poi il ponte e la strada te la fa l'Italia, una volta eravamo forti, adesso siamo ridotti male anche là. E quindi cosa succede? Che succede che i soldi della Banca Mondiale in realtà vanno a pagare attrezzature e maestranze italiane. I tanzaniani ci mettono solo proprio la manodopera spicciola spicciola. Alla fine i tanzaniani si ritrovano con il ponte che ufficialmente è gratis, ma in realtà si ritrovano con un debito e il debito nasce sostanzialmente, l'enorme debito che schiaccia i paesi nasce da là. Cosa succede? Che quando Magufuli dice no alle strade e i ponti cominciamo a farceli da soli significa con soldi tanzaniani. E quindi dal budget della Tanzania gli altri ministeri si vedono sottrarre una discreta quota del budget. Loro che credevano che invece prima queste cose venivano gratis.
Ecco quindi che Magufuli si attira un sacco di inimicizie fra gli altri ministeri che si vedono ridurre la propria quota di bilancio. Ministri che o erano scemi o erano a loro volta pagati, corrotti da quelli che volevano rifilare le strade a debito. Comunque Magufuli dice di rivelarlo solo ora questa cosa dell'avvelenamento come un atto dovuto di gratitudine a Mkapa, di cui appunto si stava celebrando il compleanno e il libro, il lancio del libro, della biografia. Mkapa che lo aveva appoggiato fin dall'inizio su questa nuova politica e che lo incitò a perseverare su quella linea, una linea che come poi sappiamo si rivelerà estremamente proficua per tutto il popolo della Tanzania fino ad oggi. Quindi chiarito il discorso di chi lo voleva avvelenare, quando e perché. Sicuramente non è stato avvelenato 2 mesi fa, quando è morto. Ma poi c'è l'altra cattiveria. Chiquete mi ha cacciato. Anche queste parole collocate nel contesto appropriato, che attenzione arriva 24 minuti dopo, quando ormai ben pochi hanno retto a seguirsi l'intero video. Cosa succede? Magufuli dice, prima racconta un antefatto. Un antefatto dice, rivela cosa fece sempre Mkapa, perché era la festa di Mkapa. Mkapa, appena nominato presidente, andò dal vecchio presidente Nyerere a chiedergli consiglio per la nomina dei ministri del governo. E Nyerere lo cacciò via, gli disse: io la mia parte l'ho fatta, adesso il presidente sei tu, ti devi arrangiare. Quindi Nyerere cacciò via Mkapa. Ed ecco che allora Magufuli dice: quando sono stato nominato io presidente, sono andato da Kikwete e gli ho chiesto qualche consiglio, qualche nome per il nuovo governo, per il governo. E ecco qua la citazione: Kikwete mi ha cacciato via e non mi ha dato neanche un nome, ma questo non è scritto nel titolo. Quindi voi vedete come il taglia e il cuci e il mettere completamente fuori contesto le parole, come si rivela veramente una cosa squallida, squallida. Notate bene che quando nel video più avanti, al 24esimo minuto, quando appunto Magufuli ha spiegato la cosa e dice Kikwete mi ha cacciato via e non mi ha dato neanche un nome, è chiaro che a quel punto il pubblico si mette a ridere e si vede anche Kikwete che si mette a ridere con il pubblico, chiaramente. E veniamo all'ultimo esempio, una settimana fa, giusto per dirvi come la Tanzania sia sotto attacco costante, perché non è passato no giorno, non è passata ora che non saltassero fuori attacchi di questo genere. Quindi l'ultimo esempio di pochi giorni fa, un altro canale pirata, creato, guarda caso, il giorno della morte di Magufuli, che da quel giorno ad oggi ha pubblicato una settantina di video, totalizzando oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Il più gettonato di tutti è quello di cui andremo a parlare dopo che gli altri hanno preparato il terreno, diciamo. E contiene già nelle prime battute, attenzione, un esplicito incitamento a uccidere anche a costo di essere uccisi. E allora lasciatemi dire ai signori di YouTube, che sono così solleciti nel bannare perfino gli interventi dei parlamentari che mettono in dubbio o esprimono perplessità sulla narrazione dominante da Covid. Questi vengono bannati, ma i video con l'incitamento a uccidere anche a costo di essere uccisi, quei video là no, quelli restano su YouTube. Ecco quindi questo il video. Cosa dice? Dice
Segreto, Siri, segreto. Questi qua lo hanno ucciso. E il sottotitolo non è più un segreto. Tutti quelli coinvolti nella morte di Magufuli, questi qua sono vicini a lui. Nota che come è scritto senza punteggiatura ricorda un po' l'oracolo di Delfi dove tu hai detto ma non hai detto. Le facce di chi sono? Al centro c'è Magufuli con la testa bassa, a destra di nuovo Kikwete, a sinistra il segretario generale del CCM, che è il partito dominante da sempre, anche se poi è arrivato il multipartitismo, e in fondo il primo ministro Majaliwa, di nuovo lui. Voi capite che anche un video così è micidiale, difatti siamo sulle 800.000 visualizzazioni. Poi però tu clicchi nel video e per tutta la durata, sono una ventina di minuti, se non ricordo male, per tutto il video c'è solo una bandiera, c'è un'immagine di repertorio con Magufuli con un'espressione corrucciata e soltanto una voce narrante che dice di essere parente di qua e di là, ma che immediatamente, prima ancora di andare in tante altre cose, dice subito che è pronta a imbracciare il fucile anche a costo di essere uccisa. E poi continua per una ventina di minuti a ripetere due o tre congetture legate a scandali degli anni precedenti che nulla c'entrano con, nemmeno con Magufuli poi. Per esempio lo scandalo Richmond me lo ricordo anch'io, Magufuli era un ministro che non c'entrava proprio nulla, e comunque il video, tanto per non negarsi niente, con costanti inviti ad abbonarsi al canale Fantasma peraltro. Ecco, questo solo un paio di esempi di come ci stiamo comportando noi con i nostri media in Tanzania, ma guardate che negli altri paesi non è diverso. Gli altri paesi li lasciamo in pace perché obbediscono più facilmente, ecco, li stuzzichiamo solo poco. La Tanzania più recalcitra e più noi le stiamo sul collo. Comunque, si dice che il diavolo insegna a fare le pentole ma non i coperchi. E credo di poter dire che questo è particolarmente vero se il diavolo opera in una comunità come è quella tanzaniana, che nutre una fede profonda e capillarmente diffusa, dalla persona più umile a tutti i leader, senza grandi differenze fra musulmani e cristiani. In effetti, per quel che vedo io, per quel che mi riferiscono i miei amici, le persone con cui ho una dimestichezza da più di 40 anni, in effetti i tentativi di distogliere la Tanzania dalla scelta di indipendenza culturale, prima ancora che economica, rispetto ai diktat occidentali, stanno sortendo l'effetto opposto, di cementare sempre più la coesione interna a tutti i livelli. Quando dico indipendenza culturale mi riferisco in particolare alla lingua Swahili, che è l'unico paese, la Tanzania, dove tu ti puoi muovere per 1500 km in diagonale da nord a est, da sud a ovest, e parli sempre la stessa lingua e tutti ti capiscono, mentre già solo il Kenya, la Tanzania, il Kenya, l'Uganda, che pure hanno Swahili come fra le lingue ufficiali, tu parli Swahili e ti rispondono con un po' di chisetla, cioè proprio io no conoscere te invece che io non ti conosco, ecco, giusto per farsi un'idea. E questo vuol dire molto l'identità culturale prima ancora che l'identità sociale, politica, un paese estremamente pacifico. Ben, tornando quindi anche alla fede
Vi posso dire che persone a me vicine, vi posso citare alcune suore, alcuni laici, parlo di gente cattolica quando io, ma conosco anche musulmani, i quali posso dire altrettanto se non addirittura di più. Insomma, hanno tutti una fede che io paragonerei a quella dei nostri bisnonni. E fra queste persone, persone anche laureate, persone che hanno rivestito ruoli importanti a livello ministeriale, direttori generali, insomma, per intenderci, sono persone che non escludono l'ipotesi che il presidente Magufuli in un modo o nell'altro sia stato anche eliminato perché disobbediente ai capibastone del mondo occidentale. Però poi musulmani, cristiani, più o meno finiscono tutti a concludere così, ma proprio tranquillamente, come io vi dico la verità, mi ricordo eh, la mia bisnonna, degli zii molto, molto anziani. Bene, cosa dicono? Cosa mi hanno detto? Più di uno, più o meno le parole queste. Se Magufuli è morto, Dio ha permesso che morisse. Anche se lo avessero ucciso, ma è Dio che ha permesso che lo uccidessero. E chi lo ha ucciso non è lui il padrone del mondo. Il padrone del mondo è Dio, è solo Dio e ci penserà lui. Questa è la fede disarmante che vi posso testimoniare. Cattolici, musulmani sono praticamente fotocopiabili da questo punto di vista. Quando, quando dico cattolici non dovete pensare ai cattolici di oggi e quando dico musulmani non dovete certo pensare ai terroristi che poi fra l'altro. Vabbè. Giusto per darvi un'idea, questa è cultura, questo è il tessuto di un paese. E veniamo allora alla presidentessa Samia, che i nostri media si affannano a dire che ha già fatto l'inversione a due, eccetera, eccetera. Bene, la presidentessa Samia, musulmana, esprime una fede altrettanto profonda di quella specularmente cristiana che Magufuli aveva e praticava. In ogni sua parola e azione Samia non sta deviando di un millimetro dalla linea tracciata dal suo predecessore e maestro, lei lo chiama ripetutamente il mio predecessore e maestro. Ma non si scosta dalla linea, ma ci aggiunge un pregio aggiuntivo. Al pugno di ferro, che è quello identico, lei associa il guanto di velluto. Con merletti di diplomazia tutta africana, qua Magufuli effettivamente era un po' scarso, e per giunta femminile. Vi posso garantire che quella di Samia è una performance al vertice, una donna vera, non una virago caricatura maschilista come ci ha abituati ad avere la nostra propaganda. Pensate solo che nei paesi della Nato 11 su 20, adesso non ricordo esattamente il totale, cresce sempre di più, ministri della difesa sono donne. Se poi pensate agli esemplari di donne che abbiamo nelle cariche alte nostre e agli esemplari di donne che ci sono negli Stati Uniti, quelle sono virago, sono caricature maschiliste, non sono donne. Beh, vi posso garantire che Samia è una vera donna. Comunque, donna, guanto di velluto, tutto quello che volete, ma ad ogni buon conto, dopo aver rammentato che Dio ha creato uguali donne e uomini, perché ovviamente non è facile in un paese africano donna essere riconosciuta al 100% alla pari, ma allora a buon conto lei lo ricorda ed ecco state a sentire cosa dice Samia, l'ha detto 4 giorni fa al Parlamento di Dodoma. È un discorso molto breve e andiamo a concludere. Dice,
Prima di tutto un avvertimento a chiunque presuma che il controllo delle risorse pubbliche, dell'evasione fiscale, la chiusura delle brecce per la perdita di introiti, la repressione dell'assenteismo e dei furti se ne siano andati come se ne è andato il compianto dottor Magufuli. Insomma, chi si illude che tutte quelle cose siano passate si sbaglia. E qui abbiamo una lunga acclamazione dell'intero Parlamento. Mheshimiwa hayati Dr. Magufuli Mheshimiwa Spika. Poi lei riprende e dice, tanto per che qualcuno si fosse distratto, dice la direzione è sempre la stessa. Altra lunga acclamazione, addirittura qualcuno potrà sembrare naif, ma c'è addirittura una parlamentare che improvvisa un breve canto e tutti gli altri che rispondono con una specie di ritornello e dice abbiamo fiducia in Samia e quegli altri quelli, cioè davvero, davvero, sì è vero, la nostra Samia. Vi potrà meravigliare, direte ma quello non è un Parlamento, quella è una combricola di festaioli, di gente sempliciotta. Ecco sì, io non so voi, ma io il mio Parlamento lo cambierei in blocco con gente così. Comunque, per carità, de gustibus non est disputandum. Andiamo alla conclusione. La Samia dice in primo luogo un avvertimento qua dentro fra internos. In secondo luogo voglio dare un forte avvertimento, calibre proprio forte, cattivo, a quelli che si nascondono su internet. E continua e dice la nostra fede, così come le regole della natura, ci insegnano che veniamo al mondo e dal mondo ce ne andiamo. Però ogni morte ha la sua ragione, non è che dice la sua causa, dice c'è una ragione dietro che magari noi non comprendiamo, ma c'è una ragione. E poi continua e dice, amici miei, ho visto bene che cosa gira su internet. Chi fa queste cose confida nella presunzione tecnologica di poter sempre rimanere nell'oscurità. Questi pensano che noi non possiamo scoprirli, non avendo la capacità tecnologica di stanarli. Ma lasciatemi dire che noi staremo sulle loro tracce. Quindi guanto di velluto, ma il pugno di ferro c'è. E lasciatemi aggiungere che la Tanzania in certi casi ha amici molto potenti, sia in India, e saprete che l'India è quasi leader mondiale per tutto quello che è software
diciamo pure hackeraggio, non sono solo i russi è un modo, come dire, proverbiale, ma credetemi che gli indiani sono molto bravi a lavorare su internet, per non parlare dei cinesi che fin dai tempi di Nyerere sono sempre stati un po' la spalla che ha appoggiato la Tanzania e che nell'ultimo decennio la sta appoggiando in maniera estremamente risoluta. Di sicuro neanche la Cina fa regali, non ci sono pasti gratis, però la cultura cinese è ben diversa dalla nostra. Per un cinese il detto mors tua vita mea è inconcepibile, mentre questo è quello che noi diciamo e facciamo. Bene, con questo spero di avervi dato un minimo di idea di cosa sta succedendo, soprattutto delle porcherie che noi stiamo combinando, perché quando dico noi intendo proprio noi. Sì, voi direte, ma gli americani sono più cattivi, gli inglesi poi, sì, 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 ma noi ci siamo dentro. E di un popolo che con la sua ingenua fede e però anche non essendo più aggrappato alle foglie del baobab, ai rami del baobab, sta mantenendo la schiena dritta. Credo che ci siano tante cosine da imparare per tutti noi e con ciò vi saluto e vi ringrazio